Benvenuti anche oggi sul mio canale. Allora, oggi andiamo a realizzare insieme questa borsetta con un punto in 3D. Io vi ho fatto vedere vari lavori con questo punto che io chiamo zigulì. Vado ad inserire vicino un manico che io ho riciclato, ma sul web dovreste trovarlo tranquillamente. Per il cordino vado a usare lo Swan Black, il colore beige della Filati 3 sfere. Userò l'uncinetto 3,5 e ci occorrono circa 150 grammi di cordino e una cerniera da 20 cm. Prima di passare al tutorial vi esorto a guardare per intero questo tutorial in modo che possiate supportare il canale così da motivarmi a fare sempre più video. Passiamo adesso al tutorial. Per il nostro tutorial andiamo a mettere su 30 catenelle che in centimetri con il cordino Swan Black sono 17 centimetri. Fatto questo, vedete, adesso noi ci troviamo in questa maniera qui con uncinetto 3,5, giriamo la nostra catena, quindi normalmente entriamo così, invece io entro, vedete, da dietro e prendo solo l'anellino retro. Ovviamente se vi trovate meglio potete lavorare come preferite questa lavorazione e lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo entriamo nel prossimo, carichiamo il nostro filo sull'uncinetto e chiudiamo. E di nuovo, vedete, l'anellino dietro, carichiamo il filo e chiudiamo tutto insieme. Quindi lavoreremo delle maglie basse per tutta la catenella, quindi proseguite fino alla fine. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto da lavorare, entro sempre nella solina retro e lavoro la maglia bassa. Adesso nello stesso punto per girare andiamo a lavorare altre maglie basse, quindi un aumento. Entro di nuovo, vedete, nello stesso punto, guardate, e lavoro un'altra maglia bassa. Entro di nuovo nello stesso punto e lavoro un'altra maglia bassa. Quindi abbiamo lavorato 1, 2 e 3 maglie basse nello stesso punto. Adesso nel punto seguente proseguo il lavoro delle maglie basse in ogni punto, quindi una maglia bassa, vedete, in ogni punto. Come potete vedere, questa lavorazione ci fa individuare bene il punto, quindi il punto viene più stretto lavorando solo la solina dietro della catenella. Ecco qui, quindi andate a proseguire fino ad arrivare all'ultimo punto. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto, entro all'interno e lavoro 1, quindi la prima maglia bassa, sempre nello stesso punto, vedete, entro di nuovo e lavoro la seconda maglia bassa. Qui non ne lavoriamo 3 perché vedete la terza è già lavorata, quindi entriamo in questa e lavoriamo una maglia bassissima e su questa maglia bassissima mettiamo un marcapunti. Non dimenticate, il marcapunti è importantissimo, un segno, ok? Adesso lavoriamo una catenella, nel prossimo punto lavoriamo una maglia bassissima e di nuovo una catenella, nel prossimo una maglia bassissima, una catenella e di nuovo una maglia bassissima e una catenella. Quindi lavoriamo in ogni punto una maglia bassissima e una catenella, completando tutto il giro fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto il lavoro si presenta sul davanti così, quindi sul dritto, e sul dietro in questa maniera qui, quindi le lavorazioni saranno diverse, ok? Adesso come dobbiamo proseguire? Siamo arrivati dove abbiamo il marcapunti, adesso sul punto che io chiamo zigulì dobbiamo andare a lavorare solo sulle lineette dietro. Vedete, dietro in corrispondenza della catenella si è formata questa lineetta
sono tutte lineette, vedete, in corrispondenza della catenella. Quindi noi abbiamo qui la catenella e qui abbiamo le lineette. Voglio farvi vedere bene, messa così si vede meglio. Allora eccole qua, vedete, si sono formate queste lineette. Noi adesso quando lavoriamo il punto ziguli entriamo sempre in queste lineette, ok? Quindi qui ho il marcapunti, lo tolgo e dietro vado a vedere la prima lineetta che è in corrispondenza, guardate, della catenella. Quindi eccola qui, entro all'interno e lavoro la prima maglia bassa e rimetto il marcapunti. Di nuovo guardate, dietro noi qui abbiamo lavorato la prima lineetta, in corrispondenza della catenella ne abbiamo un'altra, quindi entriamo e lavoriamo un'altra maglia bassa. Di nuovo dietro qui ne abbiamo un'altra, entriamo e lavoriamo un'altra maglia bassa. Di nuovo vedete, sempre in corrispondenza della catenella abbiamo un'altra lineetta. Quindi in ogni lineetta che si è formata dietro al lavoro andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto, ok? Quindi andate a proseguire senza realizzare nessun aumento, quindi una maglia bassa in ogni lineetta retro fino al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, al marcapunti, dopo la lavorazione a maglia bassa dobbiamo lavorare il punto ziguli. Quindi io tolgo il marcapunti, entro subito, vedete, nella maglia, quindi non dietro ma nella maglia, e lavoro una maglia bassissima e di nuovo marcapunti, una catenella e adesso in ogni punto, questo è quello dopo, lavoreremo sempre una maglia bassa e una catenella. Di nuovo nel prossimo una maglia bassa e una catenella, di nuovo una maglia bassa e una catenella. Adesso andiamo a continuare questa lavorazione di maglia bassa e catenella in ogni punto, perché tutta la lavorazione sarà alternata da una riga di maglie basse e da una riga di punto ziguli, cioè una maglia bassissima e una catenella. Andate a proseguire fino al marcapunti. Arrivati, vedete, dove abbiamo il marcapunti, adesso dobbiamo iniziare di nuovo la lavorazione delle maglie basse, quindi togliamo il nostro marcapunti, dietro andiamo ad individuare la prima lineetta che è sempre in corrispondenza della catenella, vedete, quindi entro all'interno, lavoro la prima maglia bassa e rimetto il marcapunti. Non dimenticatevi il marcapunti e soprattutto quando lavorate la riga di punto ziguli è importante non dimenticare la catenella, altrimenti dietro non andiamo a visualizzare le nostre lineette. Adesso quindi in ogni lineetta una sola maglia bassa. Per tutta la lavorazione lavoreremo sempre una sola maglia bassa nelle lineette retro, quindi nessun aumento. Quindi adesso come dovete proseguire? Dovete proseguire alternando sempre la riga di maglie basse dietro alle lineette, vedete che si formano del punto ziguli, e una riga di maglie basse così, quindi una riga completa di maglie basse dietro le lineette ziguli e una riga di punto ziguli, quindi maglia bassissima e catenella, tenendo sempre presente che è importantissimo mettere il marcapunti, vedete, perché qui verrà praticamente lavorato l'inizio e anche la fine di ogni riga. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Vedete, vi faccio vedere anche che qui si formerà questo piccolo fondo, vedete, rettangolare, piccolino. Ovviamente per un fondo più grande o una lavorazione più larga, nel box informazione vi metto il link della borsa che ho lavorato, quindi la borsa ziguli in questa maniera qui. Io adesso vado a proseguire, fatelo anche voi e poi ci ritroviamo ad un certo punto. Allora ragazzi, io ho proseguito per un'altezza di centimetri 12. In totale io ho realizzato la prima riga ovviamente a maglia bassa, quindi dal punto ziguli è la seconda, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 righe, quindi avremo 12
righe di maglia bassa e 12 righe di punto ziguli. Io poi ovviamente ho realizzato il punto a maglia bassa dopo il punto ziguli. Arrivata a questo punto, per facilitarmi, lavoro un'altra riga di maglia bassa. Quindi dopo aver realizzato, vedete, il punto ziguli e un giro di maglia bassa, noi togliamo il marcapunti e su questo marcapunti iniziamo a lavorare un'altra riga di maglia bassa. Quindi io entro di nuovo e lavoro una maglia bassa. Fatto questo, metto il marcapunti e in ogni punto, vedete, prendendo entrambe le asole, lavoriamo delle maglie basse. Quindi avremo alla fine del lavoro, quindi al bordo, avremo 2 righe di maglie basse. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, al marcapunti, noi ci troviamo in questa situazione qua. Essendo un lavoro a spirale, come potete vedere, noi abbiamo questo punto più alto, ovviamente molto più alto rispetto dove c'è il marcapunti. Quindi quando andiamo a chiudere su questo punto, inevitabilmente creiamo lo scalino. Adesso io tolgo il mio marcapunti, taglio il filo, quindi tagliamo un po' di filo più abbondante e andiamo a tirarlo in questa maniera qui. E qui vado ad infilare semplicemente un ago a punta tonda, ok? Quindi qui ho, vedete, il punto dove ho la maglia bassa, qui avevo il marcapunti, quindi io entro in quello dopo, quindi salto la maglia bassa dove c'era il marcapunti e da dietro, vedete, entro in questa maniera qui. Praticamente vado a ricreare il punto che ho saltato in questa maniera, vedete, così. Entro al centro del punto e vado dietro in questa maniera. Come potete vedere, vedete, lo scalino non si crea. Quindi questa è una soluzione quando lavoriamo le nostre borse per non far creare lo scalino. Poi da dietro ovviamente andiamo a nascondere il restante filo all'interno della lavorazione e andiamo chiaramente poi a saldare con l'accendino. Quindi fatto questo, vedete, abbiamo praticamente terminato la nostra lavorazione. A questo punto io adesso vado a posizionare la cerniera. Per fissare la cerniera io vado a usare questa colla per tessuti e delle pinze, vedete, che praticamente si usano per gli articoli di ufficio. Ovviamente questo è un modo alternativo a quello di cucire con ago e filo da pesca. Vi faccio vedere questo metodo che per le principianti può essere più semplice. Dopo aver fissato chiaramente la cerniera con la colla, se volete essere maggiormente sicuri potete dare qualche punto anche con il filo. Andiamo a vedere come si fa.